Dopo aver esplorato il sud dell'Italia abbiamo deciso di cambiare rotta ed è così che siamo approdati in un altro paese. Ma dove siamo finiti? Ma soprattutto perché ce ne siamo andati dall'Italia? Ci sono diversi motivi. Diciamolo uno, il primo chiaramente te lo dico io direttamente. Vai. In questo video parliamo di tutto senza troppi giri di parole. Lo ammetto ragazzi che viviamo una doppia vita. E mettiamo sul tavolo i piani del prossimo periodo. È un posto controverso. Quindi intro breve e partiamo subito che il cubetto scalpita e anche noi. Ah no, fermi tutti. Abbiamo sbagliato tutto, no! Mi stavo dimenticando una cosa importantissima. Prima di fare un viaggio all'estero è fondamentale fare un'assicurazione di viaggio che copra in caso di sfighe. Noi da anni ci appoggiamo a Eimondo e ci sentiamo di consigliarla. Nella descrizione del video c'è il link con lo sconto del 10% e tutte le info. Ci stiamo imbarcando ufficialmente, traghetto internazionale per il cubetto. Cubetto parcheggiato, noi ci siamo trovati questi due posti qui sulle poltrone per passare la notte. Ci faranno circa 7 ore di viaggio, si parte a mezzanotte e siamo già belli cotti. Notte quasi il sole ragazzi, ma siamo arrivati. Si vede da qua. Terra! Per fortuna stanotte ci siamo portati 2 bei sacchi a velo, così siamo stati al caldo. Attenzione, stiamo sbarcando, prima volta del cubetto all'estero e ci siamo arrivati. Ragazzi, un po' frastornati, siamo arrivati, abbiamo parcheggiato, siamo già nel centro di questa prima cittadina e ragazzi, per diciamo battezzare il cubetto all'estero abbiamo deciso di tornare in una delle nostre case nel mondo, e cioè l'Albania! L'Albania, siamo di passaggio, attenzione perché con questo caldo che è torrido, che sta avvolgendo l'Europa, ci stiamo un po' nascondendo tra le montagne per stare anche un pochino più freschi in questo periodo dell'anno bollentissimo. Ma partiamo con le cose serie, e cioè con il burek. Il primo burek ce lo mangiamo a Vlore, cioè Valone, la città dove siamo sbarcati stamattina. Abbiamo iniziato a fare le prime cose, le prime questioni pratiche in ogni nuovo paese dove si va, cioè cambiare i soldi. Perfetto, grazie mille. Il cambio rispetto all'ultima volta è un po' peggiorato, perché una volta era 1,120 lek, adesso è 1,97 euro. Quindi sono 1 a 1 in pratica. Ai, l'Albania cresce. Esatto, sono un pochino più alti per noi, però buono per l'Albania perché sta crescendo. Altra cosa, abbiamo provato a fare la SIM card, ma è stato un disastro direi. Quindi siamo partiti un po' male, perché abbiamo fatto questa, diciamo, SIM, e se tu ti registravi sull'applicazione ti davano 10 giga extra. Qual è il problema? Che non si può registrarsi sull'applicazione, non funziona. C'è un errore, dicono. Clienti, c'è un errore, oggi è un problema dell'app. Insomma, siamo un po' bloccati perché comunque il costo di internet, della SIM internet in Albania è più alto rispetto all'Italia. È il doppio? Sì, direi no, anche di più, perché comunque 40 giga sono 26 euro. Che Mamma, è una ragazzi, cifra bella alta. Ne abbiamo parlato anche in un vecchio video dell'internet in Albania. Purtroppo ecco, sono costi veramente alti che avevamo già equiparato ai tempi a quelli degli Stati Uniti. Cioè parliamo veramente di costi alti per internet. Però purtroppo non è cambiata la situazione negli anni, non è cambiata neanche la concorrenza, diciamo, di queste grandi compagnie, e quindi siamo più o meno allo stesso livello di un paio di anni fa, quando avevamo traghettato il Biagino per l'ultima volta, se vi ricordate. Quindi abbiamo fatto la stessa tratta ma al contrario con il Biagino, quando poi siamo tornati, diciamo, in Italia e in Puglia a venderlo. Cielo azzurrissimo oggi ragazzi qui in Albania. Mi fa strano dire che siamo in Albania ragazzi, non ero più abituato dopo questi praticamente 3 mesi in Italia che abbiamo fatto. Quindi adesso siamo un po' disabituati, comunque aria fresca, è cambiato in qualche modo anche il tempo, un po' più fresco da queste parti. Sì, esatto, però la cosa bella è che abbiamo già incontrato un po' di italiani in giro, no? Perché comunque l'Albania è diventata negli anni una meta molto rinomata, a parte perché è collegata benissimo, perché c'è il traghetto che ti porta qui. Infatti abbiamo incontrato per strada 2 signori che erano sul traghetto con noi, proprio per caso. Ci hanno detto: siamo arrivati stamattina. Ah, anche noi eravamo sullo stesso traghetto. Comunque era bello pieno. Però stanotte è stato anche un po' ballerino perché c'è stato un bel vento. Dopo giorni caldissimi in Puglia è cambiato proprio il clima.
qua dal centro e stiamo percorrendo questo vialone di Vlore che è un po' la Miami dell'Albania, con le palme, tutto il viale alberato, e dopo questo palazzo sulla destra c'è anche l'affaccio sul mare. Dopo i bagordi italici torniamo alla semplicità dei pranzetti in macchina, quindi gambe incrociate. Stiamo pranzando con dell'insalata, olive che abbiamo comprato prima, pane stessa cosa, un'insalatissima che viene dall'Italia. Salissima rimane gentilmente offerta da Madre. Esatto, la mamma di Paolo che ci ha lasciato un po' di cose. E in più abbiamo preso questa torta che ha un peso specifico importante, è una torta di riso che sembra molto buona, devo dire. Tutto questo nella panetteria. Situazione attuale, abbiamo dormito un paio d'ore con le onde del mare in sottofondo e più o meno ci siamo ripresi. Cosa vuol dire? Tu a testa in giù, di là, no, non vuoi andare, aiuto. Cosa stai dicendo? Non mi riprendere! Questo sarà il video più ventoso della storia. Ecco qui dove abbiamo parcheggiato prima, dove ci siamo fatti il bel pisolino, e di fronte proprio c'è il mare. C'è questo piccolo lido libero, quindi coi lettini ci si può mettere. Il vero problema è che ci sono delle onde che sono assurde perché c'è un sacco di vento, probabilmente si sentirà. Infatti mi sto avvicinando al mare, mi arrivano già tutti gli schizzi delle onde. Che vento che arriva! Qua, questo è il mare, cattivissimo oggi. Vado a vedere se Paolo nel frattempo ha trovato il coraggio di alzarsi. Vediamo che punto abbiamo dormito, con i finestrini aperti. Entrava tutta l'arietta fresca da qua, tutta la brezza. Comunque si vede che già il cubetto si è tutto sporcato di salsedine. Ma ti sei solo girato da un verso all'altro? Siamo venuti a prenderci una pallina di gelato 80 centesimi, quindi abbiamo detto ci sediamo qua al barettino un attimo. Siamo a Oricum, non avevamo ancora detto dove eravamo, prima sulla spiaggia. Siamo completamente bruciati, ragazzi. Completamente. Andati, non capiamo niente. Perché stanotte non abbiamo dormito e poi le ultime notti in Italia abbiamo dormicchiato, sì, quindi siamo un po' così. Poi quando io dormo il pomeriggio non capisco più niente, non so più dove sono completamente rimbambita, ecco, c'è da dirlo. Poi aggiungerei anche le forti emozioni, quelle della famiglia, no? Sì, che comunque c'è quel saluto e poi ci rivediamo dopo e ci rivedremo, insomma sono un po' così. Momenti sì, belli tosti da superare, quindi ci buttiamo sul gelatino qui a Oricum. Senti come gli fanno il solletico qua al cubetto. Dal mare alla montagna qua è un attimo, 1,5 chilometri dalla città, e c'è questo posto. Come sempre l'applicazione Park4Night ci manda in questi posti che mai avremmo trovato altrimenti. Qua un po' alta, terratino particolare. Sì. Bello qui, ragazzi, sotto le montagne c'è molto meno vento rispetto ai parcheggi che c'erano di fronte al mare, dove avremmo potuto stare, però effettivamente tra vento e super onde fortissime tutta la notte, sinceramente qua si sta molto più tranquilli. Dall'Italia, ragazzi, abbiamo portato le cose importanti, quindi pasta, questa appena finita. Abbiamo il tonno gentilmente offerto da Madre, e poi abbiamo i taralli, anche questi gentilmente offerti da Madre. Taralli con la curcuma, che sono buonissimi, quelli fatti proprio come si deve. Diciamo che siamo degli italiani semplici, abbiamo pasta col sugo, Tantissimo. Poi oggi sugo. siamo entrati in un supermercato, era pieno di pasta e pieno di passate, quindi vabbè, però vabbè così. Comunque li siamo portati avanti. Per emergenza abbiamo detto questo serve sempre. Lo ammetto, ragazzi, che viviamo una doppia vita. Nel senso, mentre eravamo in Italia con le famiglie, andare a mangiare la pizza nei posti carini, e poi quando torniamo in macchina siamo selvaggi che mangiamo la pasta dalla pentola, cioè neanche piatti. Ci riveliamo per quello che siamo veramente, poi Esatto. passiamo allo stato brado, dal lusso allo stato brado in un secondo. In un attimo, basta prendere un traghetto. E buongiorno Albania, buongiorno, ci siamo fatti una nottata, una dormita profondissima, abbiamo recuperato un bel po' di ore di sonno e stamattina siamo già con la nostra
sbobbetta qua, avena e banana. Questa fa bene, Sì. Ha degli effetti proprio... Ecco, non entrerei nei dettagli. Va bene così, se hai capito. Oh, ragazzi, forse abbiamo veramente esagerato qua, perché sono spuntate fuori altre 4 salse di pomodoro pronte qua dietro. Effettivamente erano nascoste là sotto e non le avevamo viste, quindi ne abbiamo comprate altre ancora, cioè non finiremo mai di mangiare sto sugo. Ora che abbiamo la mente un pochino più fresca, possiamo finalmente fare un po' mente locale su quello che vogliamo fare in questa, diciamo, spedizione Balcani 2025, che parte quindi ovviamente dall'Albania e poi proseguirà attraverso diversi paesi. Allora, noi sapete, questa parte di Europa la adoriamo, è stata la nostra prima tappa quando siamo partiti col Biagino nel 2021. 21, sì. 21? Sì. 21? Ecco, e quindi siamo rimasti particolarmente affezionati. Abbiamo fatto però questa zona chiaramente nella stagione sbagliatissima, con il Biagino che non andava neanche in montagna, non andava in salita, non andava... Disastro. È un disastro. Abbiamo rotto il motore in Montenegro e chi ci segue lo sa benissimo, perché quei video sono rimasti proprio nella storia del canale. Quindi quando abbiamo dovuto appunto sistemare il motore a Budva in Montenegro, qui vicino, e quindi ci torniamo con una curiosità in più, cioè vedere questi paesi che abbiamo adorato con un tempo chiaramente decisamente migliore rispetto a quello di quell'inverno che era stato congelato. Piovosissimo, pioveva tantissimo. Freddo. Sì, era Pazzesco. stato... Sì. Quindi rivediamo adesso in una stagione decisamente migliore, ma anche con un mezzo migliore, che ci permetterà di andare un pochino più in montagna. Anche in salita, anche in montagna. Quindi vogliamo vedere tutta la parte interna dell'Albania, ma poi spostarci anche verso paesi dove non siamo mai stati, che ci sono un po' rimasti qua l'altra volta, che mi hanno detto no, potevamo andare, ma non è la stagione giusta, una cosa, un'altra, non siamo mai andati. Insomma. Al numero 1 il Kosovo. Sì. Vogliamo assolutamente andare in Kosovo e poi vogliamo anche vedere alcune parti della Bosnia che non abbiamo visto, che abbiamo saltato per i motivi che abbiamo detto, e anche del Montenegro interno, le montagne che sappiamo sono meravigliose, e ne approfittiamo perché lì farà più fresco. Più fresco, sì, quindi uniamo l'utile al dilettevole, Very così nice. Uniamo le due cose. Very nice. E facciamo questo giro che appunto sarà interessante, anche perché si conoscono poco poi questi paesi, soprattutto certe zone dei paesi come l'Albania. La costa è famosissima, ma all'interno si sa poco di quello che c'è, cosa c'è da vedere, i paesaggi e altro, e quindi siamo anche noi curiosi di andare a vedere cosa succederà. E questi paesi, ragazzi, sono tanto vicini quanto lontanissimi, perché ci sono veramente usanze, culture, persone completamente diverse rispetto a ciò a cui siamo più abituati noi. Quindi noi siamo un po' più settati verso, non so, Italia, Grecia, Spagna, paesi più mediterranei. Ecco, sì. Qui invece è totalmente un'altra cosa, e quindi noi ovviamente siamo super interessati e super gasati adesso anche per ripartire oggi. Forza, chiudiamo tutto e andiamo si va a bere un caffè. Vabbè, cominciamo piano. In Albania è tornato il caffè turco, il mio preferito. Ecco, c'è sempre questa, diciamo, patina di caffè sulla superficie, bisogna aspettare che scenda. Adesso gli diamo una mano girando, piano piano scenderà e si potrà finalmente bere. Il problema è che ogni tanto bisogna aspettare talmente tanto che poi il caffè diventa freddo. Quindi quando è arrivato il momento d'inverno ormai è freddo. I bar dell'Albania c'erano mancati, tutta questa gente seduta che si beve il caffettino, se ne sta lì tranquilla per un po'. La signora sta facendo la maglia. Sì, lì fuori dal negozio. Allora, ci sono due vie adesso per proseguire. Una è quella che torna a Valone e passa dall'interno, l'altra invece è quella super panoramica che passa sulla costa. Eravamo in dubbio, devo dire, tra quale fare delle due, se fare quella super panoramica o se passare soltanto dall'interno. La differenza è poca, sono solo 30 km di differenza, una è molto più panoramica. Ci abbiamo pensato un po', devo dire, però alla fine abbiamo detto, sai che c'è? Sì. Facciamo la panoramica, sì, e riguardiamo questo bel mare albanese anche dall'alto, che poi dall'alto ha tutto un altro effetto. Adesso stiamo andando a riempire l'acqua. Sì, dovrebbe esserci una fonte da qualche parte, lì c'è anche il benzinaio. La benzina abbiamo già visto, e il diesel sono un po' più cari perché siamo a 175, quindi è più di 1,75 €, quindi non è basso il prezzo, identico diesel e benzina, hanno lo stesso prezzo tutti e due.
e dovremo anche fare un lavaggio della macchina prima o poi, perché fuori è tutta appiccicosa. Dopo che ieri siamo stati al mare, la salsedine l'ha riempita proprio. Sì, perché era molto ventoso. Adesso faccio anche un controllo alle ruote, così possiamo partire tranquilli. Lo specchietto sembra addirittura appannato per tutta la salsedine che c'è, mamma mia che roba! È tornato lo specchietto di prima, abbiamo usato questa fontanella, abbiamo dato una sciacquata giusto agli specchietti e al vetro davanti. Abbiamo sbagliato tutto, no! Ragazzi, c'è questa novità che non c'era l'altra volta quando siamo venuti, cioè un tunnel che taglia tutta la montagna, quindi praticamente ci siamo persi la strada panoramica, che è il motivo per cui eravamo passati di qua, e taglia tutto dritto con la famosissima strada tutta zigzag che vedi dall'alto tutta la costa. È stata sostituita da questo lunghissimo tunnel. Quindi spuntiamo praticamente dopo il passo. Al mare, sì, spuntiamo dopo il passo di montagna. Questo non ce l'aspettavamo. Questa è una mega opera architettonica. No, Nuovissima. Nuovissima, sì, perché quando siamo venuti, quant'era? 2 anni fa? Non c'era. Siamo usciti dall'altra parte del tunnel e era lungo 7 km circa e si esce proprio dove finisce l'altra strada. Siamo al Logara Pass, e quindi questo era il Logara Tunnel, che è una novità che non ci aspettavamo. Infatti siamo arrivati lì e abbiamo detto: ma cos'è sta galleria? Alla fine l'abbiamo presa e da qua comunque si inizia a vedere tutta la vista sul mare e sulla costa. C'è niente da fare, sta cambiando sta Albania, sta crescendo. Ogni volta che torniamo vediamo qualcosa di diverso dalla volta precedente. Per andare a vedere il panorama bisogna scavalcare un po'. Andiamo a vedere, eccolo il mare là sotto, il colore inconfondibile di questa parte di Albania. È qui che finisce il passo e proprio quindi qui sopra ci si ricollega con la strada principale. Andranno ora in onda le dronate d'archivio che abbiamo sul passo Logara. Perché l'hai detta così stile documentario di Rai 1 degli anni 90? Rai anni 80. Ma soprattutto perché mi hai fregato il cappellino ancora una volta? Mi piace un sacco. Poi sembra più credibile. Entro un attimo nella terrazza della signora qui sotto per fare una ripresa di questo paesino che ha un'atmosfera tutta greca. Si vede nel campanile lì della chiesa che è bianco e azzurro, ma soprattutto è in una posizione scenica perché è su questo costone di roccia e là in fondo c'è il mare. Abbiamo appena visto un murales e ci siamo ricordati che pochissimo tempo fa da qua è passato il Giro d'Italia. Non solo, è proprio partito in Albania, cosa che comunque fa strano, ma ha senso, perché comunque sì, gli albanesi sono molto legati agli italiani, all'Italia, e quindi c'è un grosso rapporto, un forte rapporto tra i due paesi. Cioè, qui per la storia che c'è dell'Albania, tantissimi albanesi parlano italiano perfettamente, lo capiscono benissimo, sì, e quindi sì, c'è proprio un rapporto molto stretto. Quindi ci stava questo inizio perché è iniziato qui, però devo dire, poveri ciclisti che si sono dovuti fare queste strade che sono tutte salite, discese, curve, salite, discese. Cioè sto faticando io in macchina seduta, mi immagino loro sulla bicicletta, su, giù, destra, sinistra. Bell'inizio, Questa è il mare, ragazzi, questa è la spiaggetta principale del paese, c'è tutto il lungomare da questo lato e il paesello che sorge tra le montagne. Bello il colore dell'acqua, oggi non c'è troppo vento come allora ieri. abbiamo detto non ci fermiamo al mare, andiamo dritti in montagna, ma poi visto che la cosa vuoi galleria fare? ci ha fatto tagliare un sacco di strada, questo è il mare, abbiamo detto ma sai che c'è, un tuffetto ce lo facciamo prima di continuare. E comunque parte il grande classico: il mare, profumo di mare,
Sento che sto lasciandomi andare, colpa di mare, è colpa di mare. Strafigo qui ragazzi, mare pulito sotto queste rocce, ci siamo messi proprio in fondo alla spiaggia principale di mare. Anche sta spassando. Bella fresca. È fresca, fresca. Tipico pranzetto da spiaggia, cioè il burek, uno al formaggio, uno agli spinaci, con questa vista un po' salaticci. Anche in piena estate si conferma in mare il posto perfetto per farsi un bel bagno, passare qualche ora di mare, spiaggia completamente libera, quindi questi sono tutti gli ombrelloni che portano le persone per qualche ora qui in spiaggia, e ci sono anche le docce gratuite e adesso infatti le stiamo usando per toglierci il sale dalla pelle. Questo cartello l'hanno fatto fare le nonne albanesi, che sono un po' più indulgenti di quelle italiane, perché dicono solo un'ora non fare il bagno, un'ora dopo i pasti. Ma ha preso in giro mia nonna tutta sta vita. 3 ore ti diceva? Un'ora. Forse per la parmigiana. Fino alle 4 diceva, cioè non era che era un'ora, 2 ore, comunque devi aspettare Le 4 era l'orario standard. Dopo esserci rinfrescati abbiamo fatto ancora qualche chilometro in direzione sud e siamo a una delle tappe obbligatorie proprio su questa costa, cioè Porto Palermo. Ci siamo fermati un attimo a lato della strada per guardarcela un momento, questa isola collegata alla terraferma con una strisciolina lì di terra, e sull'isola c'è anche un bel castello. Che attraversano addirittura la strada, sembra quasi che stiano andando al bar, se le vedi così che passeggiano. Ci siamo rifatti gli occhi sulla costa e abbiamo già superato Saranda, la città più famosa del sud dell'Albania, e adesso stiamo andando verso l'interno. Ci sono quelle montagnazze che ci aspettano di fronte e questo colore che è proprio quello del sole che sta scendendo. Infatti adesso è pomeriggio inoltrato, prima ci siamo fermati un attimo perché abbiamo avuto il momento abbiocco, ci siamo presi un caffettino da una signora. Devo dire che le signore sono belle, tranquille, simpatiche. C'è quell'atmosfera bella qua in Albania, delle persone proprio patatose. Non so se si capisce patatoso come aggettivo. Come aggettivo, rende Sì. l'idea, direi. In realtà all'inizio sembrano un po' più dure, cioè c'è Sì, questo sì. primo impatto, un po' la scorza, gli fai un sorriso, basta, Ma si subito scioglie. poi patatose, subito. Sì. Un'area di servizio abbandonata qua e Guarda che roba. siamo sulla cima del passo che diciamo sancisce la fine della provincia di Saranda. È scritto pure qua. C'è il cartello, sì. E l'inizio di quella di Girocastro. Quindi abbiamo fatto una bella salita. Noi ce la ricordiamo bene questa salita, ragazzi, perché l'abbiamo fatta con il Biagino. Era stata allucinante. Una sudata. Allucinante. Una sudata vera e propria. Faceva freddissimo e siamo arrivati qua in cima e ho detto sì, ce l'abbiamo fatta. Erano altri tempi. Adesso comunque siamo quasi arrivati, abbiamo deciso di parcheggiare prima di Girocastro e in un posticino bello carino. Stiamo entrando in un'altra vallata, proprio di fronte a noi si vede infatti un'altra catena montuosa che è perpendicolare rispetto a quella che abbiamo a sinistra, che è molto bella tra l'altro. Tiriamo fuori un po' i merdem perché il posto è proprio bello. Questo è dove dormiremo stanotte, sotto queste montagnazze. Cubetto l'abbiamo messo in questa posizione, ma noi per dormire un po' meglio lo lasciamo sempre un pochino in salita in realtà, perché è la soluzione migliore. Hai visto di là che vista che c'è? C'è una vista spaziale dappertutto.
Mettiamo la calzetta perché c'è un po' di vento, la mitica calzetta che ci portiamo dietro dal Giappone e che usiamo quando c'è troppo vento, quindi la mettiamo sulla camera. Ha funzionato però, devo dire, cioè un anno ormai, più di un anno che lo usiamo. Si può dire che calza a pennello. Sì, lo so. Dopo la canzone che hai cantato ai mare è questa, cioè... Comunque non so ragazzi, cosa dire. allora, ecco, mentre sto finendo di mettere la calzetta, allora, devo dire che effettivamente abbiamo notato che per gli italiani l'Albania è un posto controverso. Sì. Controverso, abbiamo sentito opinioni veramente contrastanti. Contrastanti, sì. C'è chi la ama, c'è chi la odia, c'è chi l'ha odiata, proprio non l'ha sopportata, ha detto che è sporca, è un posto così, perché è stato così pubblicizzato, perché vengono in Albania le persone, che abbiamo l'Italia, che è il paese più bello del mondo. Ok, stai calmo. Allora, calma. Calma. Noi Secondo ci me siamo bisogna fare stati. un passo indietro. Secondo me bisogna fare 10 passi indietro. 10 passi indietro. 10 anni fa. Esatto. Noi la prima volta che siamo venuti in Albania era agosto del 2015. Abbiamo preso la macchina dall'Italia, eravamo già fuori di testa a quel tempo, però stavamo facendo dei lavori normali, avevamo le ferie le 2 settimane centrali di agosto, abbiamo detto cosa facciamo? Prendiamo la macchina e andiamo nei Balcani. Siamo venuti in Albania, ragazzi, era Ferragosto e noi eravamo da soli sulle spiagge dell'Albania. Le spiagge più belle dell'Albania, Ferragosto, vuote. Vuote. Ma non c'era niente, non c'erano strutture, non c'erano hotel, resort, bar, ristoranti. Era il deserto. Chiaramente le strade magari erano messe male, c'era più spazzatura, era più trugna la situazione, molto più di adesso. Però cavolo, in 10 anni l'abbiamo vista cambiare totalmente. Sì. Totalmente. Passi da gigante, enormi passi, e siamo felici per questo paese perché se lo merita per la storia che ha vissuto, perché comunque è uscito da una dittatura folle, ne abbiamo già parlato in vari video, cioè di fronte all'Italia ma con una storia completamente diversa, sono rimasti chiusi, era un po' la Nord Corea dell'Europa l'Albania, hanno vissuto un periodo orribile e quindi adesso siamo felicissimi per questa seconda vita che sta avendo questo paese. Quindi quando si viene in Albania, e questo l'abbiamo riscontrato in tante opinioni, come dicevo prima, chi magari non l'ha apprezzata, ha detto che non è così bella, ha detto che c'è questo, c'è quell'altro, bisogna però sempre, come qualsiasi paese al mondo, fare proprio l'esercizio di capire dove ci si trova. L'Albania di oggi è passata attraverso tante di quelle fasi. Già nel 2021 noi vedevamo la differenza rispetto a 10 anni prima, 10 anni fa. E sempre più la vediamo cambiare ogni volta che torniamo, ed è un paese che ha tantissimo da offrire, sia dal punto di vista della natura, sia dal punto di vista dei paesaggi, dal punto di vista delle persone che ci sembrano veramente appartenere a un luogo molto molto lontano da noi, nonostante questa vicinanza, come dicevo prima. Quindi ecco, è fondamentale veramente fare questo esercizio, e vediamo che purtroppo c'è un atteggiamento certe volte da migliorare per quanto riguarda la comprensione dei posti che si vanno a visitare. Noi siamo contentissimi di essere tornati, siamo molto felici di essere qui, siamo contenti di fare tutta quella parte che non avevamo fatto l'ultima volta, perché ci inoltreremo in luoghi super fighi già a partire da domani, quindi questo è fantastico. E perché siamo qua? Ecco, Angela, perché siamo andati via dall'Italia più che altro, non tanto perché siamo qui. Secondo me questo è un po' il punto cruciale, che molti si chiederanno: scusate, ma eravate in Italia, perché ve ne siete andati? C'era tutta una parte dell'Italia che non abbiamo visto. Allora, ci sono diversi motivi. Diciamolo uno, il primo chiaramente te lo dico io direttamente. Vai. Io ho un limite. Io ho un limite di sopportazione per l'Italia, diciamolo chiaramente. Sì, devo dire che è così, cioè non possiamo negarlo, potremmo stare qua a girarci attorno, è dire, inutile. Però a un certo punto... Vabbè, chiaramente. Siamo stati veramente tanto, questo è stato il periodo che abbiamo passato in Italia più lungo da quando siamo partiti. Siamo stati più di 3 mesi in Italia. E l'abbiamo girata, una parte sola in realtà, perché abbiamo fatto solo la Sicilia e una parte del sud Italia. Come viaggio. Sì, esatto. Poi siamo stati un po' al nord, perché ovviamente la mia famiglia è lì, quindi ci siamo un po' divisi tra le famiglie. Verdello Verdellino, dovevi venire su, Angie. Esattamente. Però diciamo che chi sta tanto fuori, secondo me, ci capisce anche bene. Torni in Italia, hai tantissima voglia di tornare in Italia, di incontrare le persone che ami, però dopo un po' ti sta un po' stretta, no? E sono anche i motivi per cui te ne sei andato all'inizio. Sì, tornano tutti, sì. Perché anzi, devo dire che più passano gli anni, più sei più consapevole di
del luogo in cui sei cresciuto, sei più Sì. consapevole dei difetti, ma anche delle cose belle, attenzione, Sì. perché riesci forse ad apprezzare più oggettivamente, meno soggettivamente, il paese in cui sei nato. Quindi abbiamo apprezzato tantissime cose dell'Italia, Sì. soprattutto i paesaggi, la cultura, la storia, delle robe. Abbiamo visto cose che sì, sono incredibili, cioè non è pensabile di vederle in altri luoghi concentrate in Sì. così pochi chilometri. Questo Ecco. proprio non c'è niente da dire. Cioè, oggettivamente l'Italia è un paese bellissimo. Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire. No, Sembra non una, lo- no, sembra una frase non lo fatta, diciamo. però È un bellissimo paese, uno dei più belli del mondo. esatto, l'abbiamo Il paese più sentito bello del 1000 mondo. volte. Comunque sì, questa è una motivazione per cui eravamo un po' al limite e quindi abbiamo detto Ecco, andiamo. perché poi c'è l'altra parte, invece Sì. quella soggettiva, quella invece della società, dei discorsi e delle cose che ti davano un po' fastidio prima, Però della posso dire una situazione, cosa? della politica, cioè Sì, sono quello, tutti vabbè. quei pizzicotti Esatto, di cui abbiamo già parlato. di cui abbiamo parlato e che comunque ci sono sempre, sono quelli che dopo un po' tu dici mo basta, mo basta. C'è anche da dire un'altra cosa, che noi generalmente quando viaggiamo, cioè dopo 3 mesi capiamo che un po' è ora di cambiare aria, in genere ci aiuta il visto che ci fa andare via. 3 mesi sono, ragazzi. 3 mesi sono un buon periodo, cioè per due come noi che viaggiano, che si spostano molto, che stanno molto in giro, sono comunque quelli che è abbiamo un buon passato periodo. In Australia. Sì. Su quelli che passiamo nella maggior parte dei paesi, 3 mesi, 90 giorni, più che SUF, specialmente per un paese che bene o male, cioè più o meno lo conosci. E poi c'è un'altra cosa da dire secondo me, che adesso l'estate è forse la stagione peggiore per viaggiare come viaggiamo noi in Italia. Mamma mia, ragazzi. Non solo per le temperature che Soprattutto sono per le temperature. folli, però vabbè ci sono le montagne, quindi un po' te la Sì. cavi, ma anche per la quantità di gente che gira, cioè tutte le cose che devi fare devi mettere in conto che ce ne metterai molto di più, che devi trovare un parcheggio chissà dove, che Sì. c'è più gente, c'è più afflusso. È Mamma. normale così, e sicuramente viaggiando in questo modo diventa tutto più complicato, i parcheggi diventano a pagamento, Sì, diventa, cioè, beh, diventa è tutto l'estate, più, l'estate. esatto, più Come- difficile. Come sempre, durante l'estate, ad agosto, a Sì. luglio, mamma mia, l'Italia si fa un po' invivibile, ma questo lo sappiamo tutti quanti, no? Sì. E quindi ben venga Queste l'Albania. motivazioni ci hanno Che portato a bello. dire. Anche tra l'altro questo Che traghetto bello. l'abbiamo prenotato mentre eravamo in Sicilia, cioè non Sì. era una cosa programmata da chissà quanto. Sì, abbiamo detto, vabbè, sì. senti, ma cosa facciamo? Fa caldissimo, ci sono tutte queste problematiche. Prendiamo e facciamoci i Balcani perché si sta benissimo. Avevamo veramente il desiderio di vedere il Kosovo, che Sì. veramente ce l'abbiamo lì da tantissimo tempo, come tutte le montagne, come tutti i Balcani un pochino più alti, un pochino più centrali, diciamo, e spostandoci più rispetto alle strade principali che avevamo fatto la prima volta, quindi siamo molto contenti di poter approfondire questa zona. Ultimi dettagli, qui stiamo mettendo le tendine prima di buttarci A posto. e dormire. Finisce la seconda giornata qui in Albania e noi da qui ragazzi vi salutiamo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo al canale e faleminderit, come direbbero qui in Albania, cioè grazie. Sappiamo due parole, Sì. Perscendetti e faleminderit. Ciao e grazie. Grazie. Ah, Esatto. no, anche Schiperia este bucur. Che vuol dire l'Albania è bella, e speriamo vi sia piaciuto questo primo video ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video e quindi Abbraccione di gruppo! alla prossima. Ciao!